Materiali e strumenti dalla cucina allo studio. Oltre chiaramente al classico mattarello. Pasta in vari formati. Non avevo i fusilli, ma i fusilli sono bellissimi. Se li fate rotolare così sull'argilla creano delle texture molto carine, ma anche se fate dei timbrini. Foglio di alluminio per la conservazione dei cibi, ma anche se lo appallottoliamo e lo passiamo sopra l'argilla fresca, per creare delle texture. Vassoio girevole, questo è di Ikea e costa all'incirca 10 euro. Può essere una valida sostituzione per il torniello da tavolo. Spremi aglio, bisogna mettere al suo interno un pezzetto di argilla, l'importante è che sia bella morbida, non troppo bagnata, ma deve essere bella morbida. E voilà! Mini frusta, ma anche se ne avete una grande va bene, questa è molto adatta ai miei barattoli per la barbottina. A proposito, anche i barattoli vengono dalla cucina. Ah, sta uscendo tutta. Vengono dalla cucina perché sono barattoli di marmellate. Poi ho altri barattoli più grandi, quelli tipo della maionese, per i pennelli, insomma vari barattoli di riciclo, sempre dalla cucina. Questo è molto utile per mescolare barbottina o ingobbi, per esempio, perché li rende più omogenei, quindi si mescolano meglio così che con il cucchiaino. E voilà, qualcuno ha detto cucchiaino? Allora, questa è argilla a durezza osso, quindi asciutta. Passando sopra, più lo passate più l'effetto si amplifica, un cucchiaino, o anche se vedete una pietra d'agata, ma la pietra d'agata non è in cucina, quindi, però lo dico per dovere di cronaca. Praticamente otterrete una superficie molto più liscia. Se lo passate molto vi potrete quasi specchiare dentro questa superficie e otterrete poi dopo la cottura un effetto molto interessante. Provare per credere. Mestolo o cucchiarella con un cilindro . Possiamo bombare la forma di questo cilindro. Caffè, c'è poco. Allora, a che ci serve il caffè? Il caffè si può mescolare a dell'argilla, pezzetto, e
ne aggiungiamo una manciatina, mescolata all'argilla. Allora, l'argilla diventa meno plastica sicuramente, quindi non dobbiamo esagerare con le dosi e dobbiamo mescolarlo bene, perché altrimenti ci sono delle parti in cui ce n'è di più e delle parti di meno, ma ci permette di realizzare un impasto che poi dopo la cottura sarà più leggero, perché infatti durante la cottura le particelle di caffè bruceranno, lasceranno dei piccoli piccoli fori che questi fori renderanno l'impasto più leggero. Un po' come il discorso della paper clay, solo fatto col caffè, che è anche più profumato. Buono. Questi sono alcuni esempi di come utilizzare degli attrezzi, degli strumenti o dei materiali che abbiamo in cucina anche in uno studio per la ceramica. C'è un ultimo materiale che però non ve lo faccio vedere oggi, ed è il latte. Infatti il latte può essere utilizzato per una specifica tecnica ceramica. Se vi interessa, fatemelo sapere, come mettendo mi piace a questo video, perché ci aiuta per farci conoscere sempre di più. Quindi se vi piace mettete mi piace, se non vi piace no, giustamente, e magari iscrivetevi al canale, così sappiamo che i video che facciamo vi piacciono.